L'ex PM Natoli insulta moglie e figli di Borsellino. Sono senza neuroni. Le intercettazioni emerse nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio delle indagini successive alla strage di Via D'Amelio rivelano frasi gravemente offensive pronunciate dall'ex presidente della Corte d'Appello di Palermo, Gioacchino Natoli, nei confronti della famiglia del giudice Paolo Borsellino. Secondo quanto ricostruito, Natoli avrebbe definito i figli del magistrato Lucia e Manfredi senza neuroni e la moglie, Agnese Piraino Leto, deficiente. Nel corso del programma televisivo Lo Stato delle Cose su Rai 3 è stato riferito anche che Natoli avrebbe detto era la moglie dell'eroe il quale mentre era in vita la sbeffeggiava con i colleghi. Le intercettazioni mostrano inoltre un presunto coordinamento tra Natoli e l'ex magistrato Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione parlamentare antimafia, riguardo all'audizione del gennaio 2024. In queste conversazioni i due discutono delle domande da porre e delle risposte da dare in commissione. Ad esempio, il 28 ottobre di 2 anni fa Scarpinato diceva a Natoli «Ti farò questa domanda e tu tira fuori questa storia perché ti farò questa domanda», riferendosi a una questione sui rapporti tra Felice Lima e Borsellino. Non si tratta solo di indicazioni sulle domande in commissione, le registrazioni contengono anche insulti pesantissimi alla famiglia del magistrato assassinato dalla mafia. Natoli, parlando dei figli, avrebbe detto che sono senza neuroni, mentre dell'avvocato Fabio Trizzino, marito di Lucia e difensore della famiglia Borsellino, avrebbe detto è una M. Riguardo alla moglie del magistrato, Natoli avrebbe aggiunto parlando con la propria consorte. Era la moglie dell'eroe, il quale mentre era in vita la sbeffeggiava con i colleghi, definendola poi deficiente. Nelle conversazioni intercettate si fa anche riferimento a documenti in possesso dell'attuale procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Scarpinato diceva a Natoli, e allora fatti vedere in modo che siamo preparati prima che ce la buttino addosso, fammi avere questa cosa. Probabilmente riferendosi alle istanze conservate negli archivi della procura. In una registrazione del 29 agosto 2023, Scarpinato parlava di come intendeva gestire la presidente della commissione Chiara Colosimo. Sai che intenzioni ho? Di seppellire la Colosimo sotto una montagna di documenti. A cui Natoli rispondeva, perdonami fratello mio, se dai troppe cose le dai l'opportunità di dire ho bisogno di tempo per leggerle. Le parole di Natoli, seppur private e non rilevanti penalmente, hanno suscitato una forte indignazione, anche perché la famiglia Borsellino attende ancora verità e giustizia dopo 33 anni dalla morte del giudice. Manfredi Borsellino ha reagito dichiarando: proviamo vergogna e imbarazzo per persone che stentiamo e fatichiamo a considerare colleghi di nostro padre. I nostri grandissimi genitori ci avevano preparato anche a questo fuoco amico. Ma le offese assolutamente gratuite rivolte a nostra madre ci lasciano davvero senza parole. Quello a cui non eravamo preparati erano gli insulti a nostra madre. Scarpinato, da parte sua, ha respinto le accuse di accordo con Natoli. Io e Natoli non ci siamo mai messi d'accordo. Gli ho parlato prima che iniziassero le audizioni alla commissione antimafia. Lo avevo indicato come una persona che dovevamo sentire, sulle dichiarazioni che aveva reso in un processo, sulle confidenze che gli fece Borsellino. Poi, mesi dopo l'audizione, è stato accusato di aver gestito in modo irregolare un procedimento di cui non mi sono mai occupato e su questa storia non gli ho fatto nessuna domanda. Quindi cosa dovevamo aggiustare? Il senatore ha aggiunto: con Natoli ho condiviso un lunghissimo percorso di lavoro che ha reso normale un costante e approfondito scambio di idee tra noi. Io esortai Natoli a riferire tutto alla commissione e gli dissi che in caso di dimenticanza sarebbe stato doveroso da parte mia fare un'apposita domanda. Risulta al verbale di audizione che siccome Natoli in commissione si dilungava, a portarlo a riferire chiaramente questa informazione essenziale fu proprio la presidente Colosimo. Dunque, di cosa stiamo parlando? Parliamo piuttosto del fatto che la tesi unica, preconfezionata e imposta ad ogni costo di mafia e appalti come movente della strage per seppellire moventi ben più indicibili, è stata orchestrata da fuori e nell'ombra dal generale Mori, indagato a Firenze per le stragi come svelato da Report. Infine, Scarpinato ha sottolineato è lo stesso Mori che all'insediamento della commissione andò a trovare la presidente Colosimo a Palazzo San Macuto, scagliandosi subito contro di me, e che ha dichiarato che vive per vendicarsi dei magistrati che lo hanno processato. Diceva Anatoli che avrei seppellito la presidenza di documenti. L'abbiamo fatto. Abbiamo prodotto solo
documentazione giudiziaria ufficiale che dimostra l'infondatezza delle tesi di Mori e di tutto il centrodestra e che invece fornisce riscontri pesantissimi che aprono piste ben più inquietanti. Ricordo infine che Anatoli in commissione non ho fatto alcuna domanda sulle accuse mosse a lui dall'avvocato Trizzino in ordine alla gestione di un procedimento penale del quale non mi sono mai occupato e che non conoscevo, per le quali lui ha poi chiesto di poter replicare in audizione e che poi sono divenute oggetto dell'indagine a suo carico. Il senatore ha concluso: "È evidente a tutti come la trasmissione sottobanco in questi giorni ad alcuni media di trascrizioni coperte dal segreto, dopo che a luglio la maggioranza ha approvato in commissione al Senato il DDL per estromettere me e il collega Cafiero De Rao dalla commissione, sia parte di una campagna di delegittimazione finalizzata a creare il giusto clima per accelerare l'approvazione della legge in aula, eliminando 2 persone che per le conoscenze acquisite e l'esperienza maturata in decenni in magistratura sono temuti dal centrodestra. Lascia ai cittadini comprendere a che punto di degradazione sia arrivata la lotta politica."